Se stai gestendo una startup e sei in una situazione di questo tipo, questo video fa per te. Benvenuto su 5 Step to ROI. Io sono Sonny e per molti imprenditori sono il signore del tempo. Perché? Perché è la vera risorsa di un'azienda. Per gli imprenditori significa avere più soldi in meno tempo, significa poter prendere nuovi clienti, poter prendere nuovi progetti senza doverne assumere nemmeno altre persone. Per i dipendenti significa non portarsi il lavoro a casa, significa una vita più equilibrata, significa meno stress. Su questo canale aiuto ad aumentare la redditività delle aziende, liberando tempo e ottimizzando spese e guadagni anche tramite automazione. Per cui iscriviti al canale e attiva la campanella se vuoi dare più valore al tuo tempo. Se vuoi invece scoprire cosa possiamo fare per la tua attività, clicca sul link in descrizione e prenota una consulenza gratuita. Ma al mentre torniamo al video di oggi. Se hai un'idea e la vuoi concretizzare, non sempre sono tutte rose e fiori, e questo è un linguaggio che sicuramente gli start-upari all'ascolto o gli imprenditori che si sono incimentati da poco nel mondo imprenditoriale mi capiranno, sparano anche meglio di me. Considera che startup, proprio come termine, non so se hai mai fatto una ricerca anche sul vocabolario, non esiste. Non esiste perché è un qualcosa di nuovo, un qualcosa di così, diciamo appunto starter, di così iniziale, che necessita necessariamente di avere una definizione. Questa definizione viene data col tempo. E col tempo come viene creata la definizione di una startup? Semplicemente, mettiamola così, creando un prodotto o un servizio che risponda a una particolare esigenza di mercato. Infatti, tutti i casi di successo al mondo sono stati quelli che hanno creato appunto delle start-up che rispondessero a un'esigenza specifica di una determinata nicchia di persone da colpire per risolvere una determinata tipologia di problema e hanno spaccato. Ultimamente si sentono molto anche le unicorn, si sentono molto di questi temi, di queste aziende che hanno fatto anche incontri e matching round, si chiamano, con imprenditori e investitori da milionari in realtà, da milioni e milioni di euro, se non miliardi alcuni casi molto specifici. Quindi l'obiettivo deve essere sempre questo, quello di comprendere le esigenze di mercato rispetto al servizio o prodotto che tu offri. Ma quindi nel pratico cosa vuol dire avere un'attività che risponda a un determinato bisogno del mercato, un determinato bisogno specifico del mercato? Facciamo un esempio concreto, facciamo finta di analizzare le catene alimentari, che possono essere anche magari grandi marchi e grandi centri commerciali come per esempio l'Eurospin, la Coop, questi negozi qui. Questi negozi cosa fanno? Sono nell'ambito alimentare, quindi la grande distribuzione di prodotti alimentari, e a quale esigenza rispondono? Appunto al cibo, al mangiare, al sostentamento della vita, ok? Per esempio, che senza cibo l'uomo non può vivere, sì, può vivere qualche giorno, ma poi arriva una certa che crepa. Quindi questo è un esempio. Oppure un altro esempio potrebbe essere anche quello delle cliniche o degli ospedali. Perché esistono gli ospedali? Perché rispondono all'esigenza della cura, del sostentamento umano. Quindi ci sono tante tipologie di attività diverse che si possono creare intorno a veramente un mondo di esigenze differenti. Considera che siamo quasi 8 miliardi sulla Terra, quindi potenzialmente ci sono 8 miliardi di esigenze diverse, e di questi 8 miliardi di esigenze c'è un pattern, c'è un gruppo che sicuramente potrà rispondere a un'esigenza specifica e tu potrai trovare quella soluzione che ti può far spaccare con la tua startup. Ma c'è un grande ma. Ci sono delle conseguenze del lavoro in una startup che sono da tenere sempre sott'occhio. Principalmente le conseguenze sono due, sono delle conseguenze primarie e conseguenze secondarie. Quelle primarie sono quelle che se ti arriva un flusso di clienti, un flusso di robe, l'attività va bene, cosa che ti auguro veramente con tutto il cuore, avrai una difficoltà, che è quella di gestire questo flusso, gestire questi contatti, riuscire a trovare il tempo per gestire in un modo quanto più automatizzato possibile, ottimizzato per te, per la tua attività, trovando le persone giuste, i giusti collaboratori, andando ad espandere, insomma, gestendo tutta questa storia che comunque non sembra, ma è un meccanismo molto interessante da tirare su, perché comunque la startup, ricordiamoci sempre che nasce come un progetto imprenditoriale. Quindi l'obiettivo di una startup è quello di creare poi magari un'impresa più strutturata, con tante persone, tanti clienti, quindi avere un piano di crescita. Durante questa crescita il primo rischio è quello che cresca troppo velocemente, che ti esploda in mezzo alle mani, pam, va troppo bene, questa cosa va prevista e va gestita. Assolutamente. Invece le conseguenze secondarie sono quelle che secondo me sono quelle anche
un po' più importanti, perché sono quelle sul lato umano, ovvero mettiamolo così, il burnout, l'esaurimento, non so come chiamarlo, però oggettivamente è un problema lo stress che va gestito, perché quando magari trovi contatti clienti, tante robe all'inizio della tua azienda, ti metti là e lavori, sì, però è importante avere sempre un giusto bilanciamento tra la vita, tra il lavoro e tra tutto quello che noi facciamo. Non ha senso dedicarsi H24 solo a lavoro, solo a fare una roba. E questa cosa te la dico perché avendola vissuta in prima persona, so cosa vuol dire. So cosa vuol dire quando hai in mezzo alle mani quel progetto che ti metti lì, lo vedi e c'è quella voglia di fare che non ti arresta nessuno. È anche vero che bisogna avere la giusta compensazione, altrimenti il rischio che puoi correre è quello di dedicarti solo e esclusivamente al lavoro, solo e esclusivamente al portare risultati e di andare poi in burnout. Poi ti citerò alcune fonti, se vorrai, magari nei commenti scrivi che magari te le giro, qualche fonte di studi autorevoli che dimostrano come il burnout può anche essere preveduto se si utilizzano alcune tecniche, alcuni metodi per andarlo a gestire ancora prima che avvenga. Ovviamente c'è una soluzione per entrambe queste conseguenze, che è appunto l'automazione e l'ottimizzazione di tutto il sistema aziendale ancora prima che esploda e che ti faccia esaurire. Ti faccio l'esempio di un nostro cliente che ha ottenuto risultati pazzeschi. Questo cliente qui è un'azienda affiliata nel settore immobiliare. Loro sono riusciti a passare per tutto il processo di gestione contatti e chiusura dei clienti da 51 ore, quindi comunque spalmate in l'arco di 1-2 settimane, a 35 minuti. Aspetta, te lo ridico. Siamo passati da 51 ore a 35 minuti. So che ti sta venendo un mancamento, una roba, però è possibile farlo se conosci i giusti strumenti. Ecco nel dettaglio cosa abbiamo fatto. Abbiamo analizzato l'azienda, abbiamo visto tutti i vari processi aziendali e ci siamo resi conto che c'era un collo di bottiglia all'interno dell'attività, quindi un punto dove tutto andava più lento, che era la gestione dei potenziali clienti e della contrattualizzazione di questi clienti. Ma quindi cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo visto l'attività, abbiamo visto che prima cosa faceva AGL. Ci mettevano lì e questa filiale di AGL prendeva i contatti che Casamade gli inviava, mettevano a posto il database dei contatti e manualmente cosa facevano? Contatto per contatto venivano chiamati, ricevevano un messaggio WhatsApp. Quindi cosa succedeva nel pratico? Arrivavano questi contatti, l'operatore doveva prendere questi contatti qui, innanzitutto pulirli perché molto spesso gli accenti o le virgole venivano interpretati male da Excel, quindi bisognava andare a interpretare pure questi messaggini qua. Poi che succedeva? Dopo aver pulito questa prima tabella, manualmente venivano presi, registrati su WhatsApp aziendale, e da lì poi una volta registrati si apriva WhatsApp web dal computer. Questa cosa perché? Perché ad ogni persona che entrava in questo sistema bisognava mandare un messaggio di benvenuto. Messaggio di benvenuto che era un'apposita cartella, quindi la persona doveva aprire la cartella, prendere il file PDF, copiare il testo e prima di incollarlo aggiustarlo con tutti i dati personalizzati di ogni contatto. Quindi capite bene che il lavoro era enorme. Questa cosa fatta ogni settimana faceva perdere questa attività una valangata di tempo. E adesso tutta questa storia si fa con un click. Bellissimi questi risultati. Adesso stai con me perché alla fine di questo video ti darò una chicca, un consiglio pratico che puoi da subito prendere e implementare nella tua startup affinché anche tu puoi raggiungere risultati come quelli che ha raggiunto il nostro cliente. Ti piacerebbe fatturare di più in meno tempo, oppure poter prendere nuovi clienti o gestire nuovi progetti senza dover assumere nuove persone? Pensa che queste sono solo le basi del nostro metodo. Processi, automazioni, strumenti, scadenze, non hai idea di quanto possa ottimizzare e di quanto tu possa realmente guadagnare la tua attività. Per scoprire quanto tempo stai perdendo in questo momento, quali sono le aree da migliorare e cosa mettere in pratica per ottimizzare da subito la tua azienda, allora clicca sul link in descrizione e prenota una consulenza gratuita con noi. In realtà c'è qualcosa che non ti ho detto ed è il focus di tutto il lavoro fatto insieme, ovvero l'evitare le conseguenze di cui ti ho parlato, le conseguenze primarie e secondarie, le conseguenze di avere troppi clienti ingestibili e il discorso del andare in burnout, in stress elevato, eccessivo. Ecco, ti dico, il lavoro che ti consiglio di fare è quello innanzitutto di mettere delle priorità
non solo nella tua attività rispetto a quello che vuoi fare e alla dimensione che vuoi ottenere, ma anche nella tua vita. Quindi dare il giusto bilanciamento e chiederti quanto realmente vuoi dedicarti all'attività e quali prezzi sei disposto a pagare. Capito questo a livello personale? Definisci con esattezza, nero su bianco, la dimensione della tua attività. La tua attività quanto deve crescere, fin dove devi arrivare e qual è il range di crescita che tu vai a prospettare per la tua attività. Uniti questi due fattori, troverai la giusta compensazione per evitare le conseguenze primarie e secondarie che ti ho accennato in questo video e così facendo potrai ottimizzare tutti i processi della tua startup per renderla un'attività funzionale a tutti gli effetti. Con il video di oggi è tutto e ci vediamo settimana prossima. Ciao!